Ho comprato questa borsa, questo sling bag della KF Concept da 10 litri, ma non l'ho comprato per comprare la borsa. Mi spiego meglio. Allora, ho comprato naturalmente tutta la borsa, ma non l'ho comprata perché avevo bisogno di una borsa. Ne avevo un'altra generica che avevo comprato a Tokyo e che è perfetta per me. E allora perché ho comprato un'altra borsa? Perché? Ve lo faccio vedere. Se io prendo la borsa che mi ero comprata a Tokyo, che è, come vedete, anche un po' più alta, se io guardo dentro io ci metto questo che serve a inserire la macchina fotografica e i vari obiettivi, eccetera, e proteggerla, che era uscita con una macchina con una borsa che avevo comprato, non lo so, 20 anni fa quasi, quando siamo andati in Senegal. La borsa, quella molto bella ma è molto pesante, quindi non l'ho praticamente poi dopo più utilizzata, però ho sempre usato da allora questo per inserirlo nelle borse normali e poterci mettere la macchina fotografica. Ora, il problema è che io viaggio spesso con del bagaglio a mano per lungo tempo. Magari mi faccio un mese e mezzo, però solo col bagaglio a mano perché per evitare, diciamo, di dovermi soprattutto dover aspettare i bagagli all'arrivo, la paura che li perdano, eccetera. E allora, se posso, provo a partire con il minimo indispensabile. Magari la macchina fotografica me la porto nella borsa semplicemente dentro un sacchettino, qualcosa perché non si rovini, per fare meno spazio, però poi quando arrivo al posto dove sono, avere un posto facile dove inserire la macchina fotografica e poterla tirare fuori dalla borsa, dividendo le batterie, gli eventuali, è comodissimo. Ora però siccome questo poi finisce nello zaino, come vedete mi occupava un po' di spazio e volevo vedere se trovavo una soluzione interessante per, diciamo, che potesse permettermi di salvare un po' di spazio nella valigia. Quindi ho preso questa borsa, siamo arrivati al dunque, perché questa borsa è sì molto bella, ha un sacco di tasche, potete per esempio metterci le batterie e c'ha le tasche separate, eccetera, tutta una serie di cose tipicamente da borsa fotografica, molto molto comoda, molto ben fatta, ma la marcia in più è questa. Lo vedete che anche questa ha i separatori? Bene, questi separatori come quello si possono togliere per lasciarli qua dentro o per portarli in un'altra borsa. Vediamo se riesco a toglierli. Perfetto. Ok. Vedete com'è fatta? Guardate quanto spazio occupa se io me la porto in valigia, semplicemente il separatore. Guardate. Super, super fino. È fatta in questa maniera geniale, secondo me. Si alzano queste alette qua e come vedete la posso mettere anche nella mia altra borsa se voglio. Ora, chiaramente a questo punto io avrò il posto per metterci
non so, come si chiama, degli obiettivi, oppure questo è tutto il mio kit per il vlog, con la mia Insta360, il treppiedino, il collare, eccetera. La macchina, anche con un obiettivo come il 24-50-2.8, quindi ho scelto un obiettivo grande apposta, come vedete ci sta bene. Questo naturalmente la borsa già avrà le paratie per poterla mettere. E questo è il vero motivo per il quale ho comprato questa borsa. Questo non vuol dire che sia meglio o peggio dell'altra, è semplicemente questa sì una borsa veramente fotografica. Metto l'obiettivo, gli metto questo qua, metto questo infilato così, chiudo e ancora ho lo spazio qua con tre taschini separati per mettere, non so, batterie, microfono, altre cose. Poi dentro c'ha anche una separazione con zip qua per mettere qualcosa. Se per esempio dovete portare documenti, c'ha una borsa da questo lato per evitare, insomma, un po' più antiladro, visto che sta dal lato interno. In più l'altra cosa molto interessante, sembra strano questo che non si prenda da sopra ma laterale, ma effettivamente essendo uno sling bag pesa meno quando lo portate rispetto alla borsa. Perché pesa meno? Perché questo può essere portato, scusate, giro un po', guardate, in questa maniera da dietro. Portandolo da dietro si ottiene un peso minore sulla spalla, perché non te lo stai portando tutto il giorno il peso in questa maniera, mentre in questa maniera. E quando avete bisogno di tirare fuori qualcosa, fate così, aprite e tirate fuori la macchina. Bene. Detto questo, mi sembra che sia stato un buon acquisto, sia come borsa fotografica a tutto tondo, sia per il fatto che in caso voglia portarmi una borsa diversa, quel separatore poi ci starebbe nella valigia in maniera molto più comoda, diciamo, da portare e con meno, diciamo, con meno volume. Ve lo rimetto per vedere la differenza. Ok, tra questo e questo, come guardate, è vero, questo è più si chiude, questo è più diciamo protegge meglio rispetto a una cosa un po' semirigida come questa, però a volte bisogna fare delle scelte, e quando io appunto decido di partire in maniera un po' wild come parto io, avendo veramente pochissimo spazio o bagaglio disponibile, questo salva la vita. Grazie.